E a questo punto vi faccio vedere che cosa è successo in questo mese di utilizzo. Ho fatto parecchi test e ho preso come punto di riferimento 2 giornate, il 30 e il 31 luglio, perché sono 2 giorni in cui il veicolo è stato nelle condizioni secondo me ideali per effettuare il test. Innanzitutto vi ho detto come è composto il mio impianto, quindi abbiamo il frigorifero alimentato a 220 volt, in questo caso la batteria da 160 e i 2 pannelli, in totale della potenza installata 420 watt. Allora, il frigorifero è stato sul molo di un'isola, l'isola delle Cicladi meridionali. L'isola si chiama Nafi, vi faccio vedere qualche immagine. È un'isola molto caratteristica per la sua semplicità, un bellissimo paese posto sulla sommità a circa 250 metri dal mare, con stradine molto bianche, molto ciclatico, insomma, è molto caratteristico, una vita giusta, non frenetica, senza locali esageratamente rumorosi, insomma un buon compromesso, una quantità di spiagge giuste, un'isola sicuramente da visitare. Presenta un porto in realtà per la quantità di persone sovradimensionato, ma evidentemente questo è sintomo di uno sviluppo futuro che ci sarà sicuramente. Il veicolo è stato lasciato quindi al centro di questo molo con l'insolazione dalla mattina fino alla sera, non c'è un palo, non c'è un albero, quindi è stato completamente al sole tutto il tempo, e questo ci ha garantito una valutazione dei risultati sicuramente interessante. Inoltre ho scelto 2 giornate, ho detto il 30 e il 31 più o meno sono state simili, in cui il veicolo è stato praticamente abbandonato dalla mattina alla sera, non abbiamo utilizzato nessun tipo di utenza eccetera, perché siamo stati fuori tutto il giorno, quindi siamo ritornati la sera e quindi abbiamo potuto valutare molto meglio il rendimento. Registriamo lo schermo e vi faccio vedere tramite l'applicazione. Ok, eccoci qua. Allora prendiamo lo Smart Solar da 240 watt, quindi 2 pannelli messi in serie da 120 ciascuno, stanno producendo in questo momento circa, vedo 102 watt. Nella parte superiore c'è la tensione e la corrente prodotta dai pannelli e quella che arriva sotto nella parte inferiore dalla batteria. La batteria è 13,44, la corrente sono 7,4 ampere. In questo momento stanno producendo, sono le 10,43. Se andiamo nella parte superiore su cronologia e tendenze, utilizzeremo queste 2 tab per valutare che cosa è successo. Allora andiamo su cronologia e andiamo a vedere il 28 e 29 giorni fa, alla fine di luglio, in cui c'è 30 e 31 luglio, abbiamo una potenza, come vedete, 158 watt, potenza massima 158 watt rispetto a un 240 watt. Quindi se noi facciamo 240 watt, relazioniamo i 158 diviso i 240, abbiamo che la potenza massima è circa il 65%. Facciamo 158 diviso a 240, viene 0,65, circa il 65%. Questo valore potrebbe essere elevato o basso, ma non è questo il discorso. Andiamo a lavorare adesso con il 180, interrogare il 180 watt, che sta producendo in questo momento 90 watt, quindi con 60 watt in meno sta producendo 90 watt. Ricordatevi questo, la sua produzione è 6,6 in questo istante. Andiamo su cronologia, valutiamo sempre le stesse giornate e come vedete abbiamo un 138 watt massimi. Se relazioniamo i 138 sui 180, quindi facciamo 138 diviso 180, abbiamo un rendimento del 0,77 circa per cento. La prima cosa che ha stupito anche me, i 2 pannelli messi in serie hanno un rendimento inferiore rispetto al pannello singolo da 180. Al di là della potenza massima è che il rendimento relazionato è proprio inferiore, quindi questo andrà analizzato. Proverò prima di tutto, probabilmente può dipendere da 2 cose, sia dalla serie o parallelo con cui sono stati messi i pannelli, potrebbe dipendere da un po' una caduta di tensione che c'è sui cavi, potrebbe dipendere dalla qualità della celle. L'unica cosa che posso fare e che farò sicuramente successivamente, anche se poi sarà magari un video del prossimo anno, è mettere i 2 pannelli in parallelo invece che in serie, in modo da valutare se abbiamo un rendimento superiore. Per ora questa piccola valutazione mi ha dato l'idea di dover andare a intervenire sui pannelli e verificare un attimo il collegamento. Andiamo a questo punto a valutare invece che cosa è successo durante le ore di funzionamento dei pannelli. Andiamo su tendenze. Tendenza è molto interessante perché ci dà proprio il grafico dell'andamento. Eccoci qua, questi sono i 2, guardate i nostri 2 grafici.
Ok, sulle ascisse chiaramente abbiamo il tempo che è trascorso e sulle ordinate abbiamo le due curve, uno è la tensione della batteria e uno è la potenza solare. Allora, potenza solare, quindi sappiamo che, eccoci qua, anzi invece che tensione della batteria ci mettiamo la tensione solare. Vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, abbiamo che la tensione in questo punto praticamente di notte è 6,36 eccetera eccetera, poi appena esce un po' di sole, 5,45 del mattino, inizia ad aumentare, aumenta, ma la produzione di corrente, come vedete, la produzione, quindi la potenza, è ancora 0 watt. Perché? Perché in realtà solo in questo punto, quando la tensione è 16,56, quindi quando è circa 5 volt superiore alla tensione della batteria, noi abbiamo l'inizio della produzione solare. Infatti 2, 3, 5, man mano che aumenta la tensione, ecco adesso per esempio abbiamo 70 watt alle 9,22, inizia quindi la produzione di corrente. Vedete, la potenza solare aumenta fino al massimo picco di 134 watt. Vedete, la corrente della batteria è praticamente parallela alla curva della tensione, logicamente, questo era ovvio. Ok, valutiamo anche adesso, stiamo alle 14,25, la potenza inizia a scendere, scende fino ovviamente a 0 alle 20,43. Quindi il nostro arco di produzione della corrente va dalle 6, circa dalle 7 in estate fino alle 20, sono circa 13 ore, diciamo 12 ore, quindi 12 ore di produzione. Logicamente però la produzione all'inizio è molto bassa e adesso poi andremo a vedere un'altra cosa interessante. Ovviamente anche per il 240 watt abbiamo lo stesso andamento, lo possiamo interrogare nella stessa identica maniera. L'andamento è pressoché lo stesso, come vi faccio vedere adesso. Eccolo qua, vedete? L'andamento è pressoché lo stesso, eccolo qui, vedete? Quindi la classica curva a campana. Come noterete, in questi punti, in questo punto circa qui e in quest'altro punto è successo sicuramente qualcosa, e vediamo che cosa è successo. Allora, ma per capire cosa è successo andiamo a vedere i consumi e vediamo che cosa abbiamo fatto noi in quelle 2 giornate. Andiamo a interrogare in questo caso lo shunt, ovvero il nostro monitor per analizzare cosa è successo durante le giornate. Eccolo qui, andiamo sempre al 29,30, eccoci qua. Guardate, prendiamo il 31 che è veramente un po' più bello proprio, stavo della carica. Ok, allora eccolo, quindi abbiamo durante la notte una perdita di 0,7 A, questo è dovuto chiaramente alle varie centraline del frigorifero, la centralina del camper, eccetera, e magari le cariche dei telefoni, che chiaramente, quindi come vedete proporzionalmente la tensione della batteria, lo stato di carica della batteria inizia a scendere, 82, 81, eccetera, eccetera. Nel mezzo della notte alle 3 circa, all'80%, abbiamo un assorbimento di 0,7 A costanti. Qua probabilmente alle 6,35 abbiamo, non so, abbiamo forse ricollegato il telefono, non lo so precisamente. Comunque dalle 7 in poi praticamente noi abbiamo una produzione di corrente che tende ad aumentare, aumenta fino alle circa 7 A, e la batteria, come vedete, iniziava a aumentare, stava circa all'80%. Alle 8,58, quindi alle 9, abbiamo acceso l'inverter che ci fa cadere l'assorbimento da 9 A, tende a ridursi a 2,8 A, e in questo tratto praticamente la tensione rimane costante. Nel punto circa alle 11,20, eccolo qua, a circa alle 11,20 noi abbiamo il perfetto pareggio tra la corrente prodotta e la corrente che viene utilizzata dal frigorifero, quindi quei 16 A, e chiaramente nel periodo centrale, quindi dalle 11
11:20 fino alle 16, quindi sono circa 4-5 ore, dipende, noi abbiamo praticamente una sovrapproduzione di corrente che può essere utilizzata per caricare la batteria. Infatti la batteria, come vedete, dall'81, 83, 85, 86 piano piano arriva fino all'88%. Dopodiché dalle 16 il bilancio inizia a diventare nuovamente negativo e quindi arriviamo alle 17 quando siamo ritornati dalla gita e abbiamo spento il frigorifero. A questo punto abbiamo avuto un sovrappiù, diciamo, di corrente di circa 8 A 6 che sono stati utili per caricare la batteria. Vedete quest'area che sottende la curva dalle 17:11 fino alle 19:52 hanno avuto l'effetto di incrementare chiaramente lo stato di carica della batteria, che è arrivata a circa il 95%. Quindi noi siamo partiti da una carica che era intorno al 79% e nonostante abbiamo acceso il frigorifero siamo arrivati a fine giornata con la carica del 95%, quindi significa che potevamo permetterci, chiaramente utilizzando solamente il frigorifero, di spingerci anche un po' più in là, ovvero di accendere il frigorifero anche un pochino prima. Queste sono condizioni abbastanza ideali, perché nella realtà, adesso vi faccio un esempio di ieri, cosa è successo ieri. Abbiamo cambiato ISO, siamo a praticamente fine agosto, andiamo a analizzare che cosa è successo ieri. Il 27, quindi un mese dopo praticamente, una giornata come ieri, condizioni però diverse, quindi il veicolo posizionato in maniera diversa, prende il sole più tardi e infatti inizia la produzione circa quasi alle 8 sostanzialmente. Lo stato di ricarica, come vedete, è proporzionale alla produzione di corrente e diventa 6,5, 7, 8 eccetera eccetera, fino al punto alle 12:03 dove abbiamo acceso il frigorifero. La batteria è praticamente carica al 98%, continuando l'arco della giornata dalle 12 noi abbiamo praticamente che la produzione di corrente riesce a sostenere il consumo del frigorifero. Logicamente noi siamo andati fuori, quindi il veicolo non è stato assolutamente toccato, e però vedete già che dalle 15, la 14:48, dalle 15, considerate che è un mese più tardi, noi abbiamo un consumo sempre superiore che piano piano tende a svuotarci la batteria, 24, 93%, 88 fino a circa l'84%, quindi andiamo a consumare un 20%, quando alle 18:28 spegniamo il frigorifero e abbiamo ancora una sovrapproduzione di circa 1 ampere, dopodiché logicamente alle 19 non abbiamo più niente, ok? Quindi anche in questo caso noi, con una giornata nella quale abbiamo acceso più tardi il frigorifero, abbiamo avuto la compensazione praticamente istantanea della produzione di corrente, possiamo avere quelle 7-8 ore nelle quali possiamo star tranquilli che il frigorifero viene compensato dalla potenza installata. Conclusioni di questo video un po' lungo, un pochino elaborato, forse un po' tecnico da un certo punto di vista. Di questa soluzione sono molto soddisfatto. In realtà c'è un altro difetto che mi viene in mente ora che non vi ho detto, perché necessita di un'attenzione piuttosto rilevante, ovvero di una maggiore attenzione. Non possiamo lasciare il veicolo con il frigorifero acceso, non ce lo possiamo dimenticare, perché rischiamo, e mi è capitato, ve lo dico, mi è capitato qualche giorno fa di aver dimenticato il frigorifero, l'inverter acceso, il frigorifero era in automatico e sono arrivato all'1 di notte con la batteria al 16%, me ne sono accorto casualmente, quindi rischiamo di rimanere senza corrente. Quindi la maggiore attenzione è necessaria. Una soluzione più tecnica, bisogna fare un po' più di attenzione per ottenere questo risultato e avere questa flessibilità, quindi maggiori costi e maggiore attenzione. Devo dire, come conclusione, sono soddisfatto di questa soluzione, mi ha messo in evidenza il fatto del pannello, del rendimento del pannello, che andrò ad indagare successivamente. Ho un ulteriore vantaggio che per me è importante, ovvero di avere una maggiore autonomia relativamente al gas, e per me questa è la cosa alla fine più importante, perché noi facciamo sosta libera per un periodo piuttosto rilevante e quindi per noi all'estero, quindi per noi è importante. Soluzione da consigliare soprattutto per chi ha già un impianto, magari già un inverter, e vuole passare magari un impianto litio, ha una buona potenza solare installata, devo dire che lo consiglio. È chiaro che
Avendo una stagione non estiva, le produzioni tendono a essere logicamente molto inferiori, quelle le andremo a valutare, ma in estate sicuramente con un buon dimensionamento dell'impianto abbiamo la possibilità di ottenere degli ottimi risultati. Questo per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video logicamente lasciate un like e iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito, da questa meravigliosa isola ci vediamo alla prossima.